Dopo oltre 30 anni di chitarra voglio condividere con voi il segreto che ha trasformato il mio modo di suonare e che avrei tanto voluto sapere quando ho iniziato. Non è la velocità, non è la tecnica o quante scale conosci, è qualcosa di così semplice ma potente che quando l'ho scoperto tutto è cambiato completamente. E la mia chitarra ha iniziato davvero a parlare. Nei prossimi minuti ti mostrerò un esercizio pratico e due tecniche che cambieranno per sempre il tuo approccio allo strumento. Ma prima devo rivelarti qual è il pilastro che manca al tuo modo di suonare. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e voglio iniziare questo nuovo video con un sistema molto semplice che è alla base di tutta la musica e che purtroppo la maggior parte dei chitarristi principianti e intermedi non conosce. La musica si basa su tre pilastri fondamentali: melodia, ritmo e armonia. E la chitarra è principalmente uno strumento che predilige la melodia. Pensa a tutto quello che hai imparato finora: le scale pentatoniche, le scale maggiori, le scale minori, gli assoli, le tecniche di chord melody. Il problema però è che ogni strumento musicale tende a privilegiare naturalmente uno di questi pilastri rispetto agli altri. Il basso, ad esempio, vive di ritmo, ogni nota si incastra perfettamente con la batteria, che è lo strumento ritmico per eccellenza. Il pianoforte predilige l'armonia con entrambe le mani che creano strutture complesse. Per cui sulla chitarra concentrarsi solo sulla melodia crea un'abitudine che limita la propria musicalità. Ma i professionisti conoscono un segreto che i principianti o gli intermedi ignorano completamente ed è quello che avrei voluto sapere io quando ho iniziato a suonare la chitarra. Questo segreto è il ritmo. Ma non sto parlando del ritmo come lo intendi tu, lo strumming degli accordi a tempo. Sto parlando di applicare il ritmo a qualsiasi cosa tu stia suonando. Se ti capita di sentire un chitarrista professionista che magari sta da solo suonando sul divano di casa, ti rendi subito conto che le stesse note che suoni tu diventano musica nelle sue mani. E questo perché ogni bravo chitarrista ha un forte senso ritmico. Ad esempio, quando un professionista improvvisa un assolo, in realtà in testa ha un timing ben preciso, una pulsazione che tu non sei in grado di percepire, ma che trasforma in musica una semplice scala pentatonica. Ma la buona notizia è che anche tu puoi svilupparlo, correggendo subito il tuo approccio allo studio della chitarra. Il problema è che la maggior parte dei chitarristi, principianti e anche intermedi, suona le scale meccanicamente, su e giù sulle 6 corde. Imparano perfettamente dove mettere le dita, ma pochi gli insegnano come dare vita a quelle note. Ed è come parlare senza intonazione o senza la punteggiatura. Le parole ci sono tutte, ma il messaggio non arriva. Ma la buona notizia è che questa pulsazione ritmica può essere sviluppata da chiunque a qualsiasi livello. Prendiamo ad esempio la scala pentatonica. La scala pentatonica di La minore nasconde un potenziale musicale incredibile. È quella scala che tutti conosciamo, quella che probabilmente hai imparato per prima perché te l'hanno regalata con la chitarra, ma è il modo in cui la suoni che il più delle volte è completamente sbagliato. Se non la conosci ancora, eccola! E la maggior parte dei chitarristi la suona proprio così, su e giù, come un esercizio meccanico. All'inizio ovviamente va bene per imparare la diteggiatura, per imparare lo schema, ma dopo un po' questo approccio diventa noioso, ripetitivo e soprattutto non è assolutamente musicale. E all'epoca, ragazzi, avrei tanto voluto che qualcuno mi avesse detto: se la suoni così non farai musica. Mai! Il segreto quindi sta nel suonare subito la scala con del ritmo. E ora ti mostro come. Invece di suonare ogni nota una volta sola, come hai sentito adesso, prova a suonare ogni nota 2 volte con questo ritmo molto molto semplice. Hai sentito la differenza? Questo approccio fa sì che inizi a sviluppare il senso ritmico, in modo che quando suoni anche il tuo fraseggio diventa sempre più complesso e interessante. Quindi invece di suonare le scale come esercizi tecnici, che appunto vanno bene solo per la tecnica e la coordinazione, ora inizi a trasformarle in musica, come nel prossimo esempio. Il concetto fondamentale che devi capire è che devi iniziare a suonare delle frasi musicali invece delle solite sequenze di note. Ti faccio notare come anche le pause siano fondamentali. Pausa.
pausa. In questo modo inizi a creare tensione e risoluzione e anche se all'inizio non te ne rendi conto, stai creando un vero e proprio discorso musicale. La tecnica della ripetizione è ancora più potente. Prendi ad esempio questa breve idea ritmica e adesso ripetila. Senti come questa breve frase diventa un tema musicale che puoi sviluppare e variare. Ascolta bene. Ho usato quindi queste 4 note della pentatonica, le ho ripetute e poi sono andato sulla corda sopra. Ho ripetuto praticamente la stessa frase, soltanto tutta una corda sopra, e poi ho concluso sulla nota re al settimo tasto. Con la pausa, quindi mi sono fermato. Respiro e poi andiamo avanti e... Che cosa ho fatto? Ho preso sempre la stessa cellula ritmica, l'ho portata poi su altre note e ho concluso variando. Con questo approccio ritmico semplice, anche un principiante può far suonare la pentatonica come un musicista vero e invece del solito esercizio tecnico che hai fatto finora, inizi piano piano a fare musica. Il concetto è creare delle frasi orecchiabili, facilmente ripetibili e che catturino l'ascoltatore, come in questo esempio. Come hai sentito, queste sono delle brevi cellule ritmiche che puoi utilizzare come e quando vuoi tu, un po' come il copia e incolla sul computer. Scommetto però che ti starai chiedendo come si sviluppa questo senso ritmico e poi... Esiste un metodo? Naturalmente sì, ma prima ragazzi, se il video vi sta piacendo, prendete un ritmo e suonatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Figa sta cosa. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! La cosa importantissima da capire è che puoi sviluppare questo ritmo interno a qualsiasi livello e ovviamente prima inizi, prima vedrai i risultati a lungo termine. Il metodo funziona anche senza metronomo grazie al battito del piede e al movimento del corpo sulla pulsazione. Ma per sviluppare velocemente un timing interno affidabile ti consiglio di usare sempre il metronomo. Voi lo usate il metronomo? E a che BPM vi esercitate? La vostra esperienza mi interessa molto, per cui lasciatemi in un commento qui sotto che non leggerò. Ti mostro 3 esercizi pratici che puoi applicare oggi stesso. Primo esercizio, suona il pattern pentatonico che ti ho mostrato, con un metronomo ad esempio ad 80 bpm. Inizia piano e concentrati sulla precisione ritmica. Secondo esercizio, ripeti lo stesso pattern mentre batti il piede sulla pulsazione. Se vuoi puoi anche muovere il corpo a tempo. 1, 2, 3, 4. Terzo esercizio, suona lo stesso pattern senza metronomo ma mantenendo il piede, muovendo il corpo e contando mentalmente per sviluppare il tuo metronomo interno. Puoi applicare immediatamente questi concetti a qualsiasi cosa tu stia suonando, non importa se stai lavorando ad esempio sulla scala pentatonica, sulle scale maggiori, sui lick, il principio rimane lo stesso. Ogni nota deve avere un ritmo ben preciso, ogni pausa deve essere voluta. Ricorda sempre che anche il silenzio è musica.
Questo infatti ragazzi per me è ciò che determina davvero il valore di un chitarrista, è la capacità di comunicare musicalmente, di far sentire il groove anche quando suoni da solo, di trasformare delle semplici note in frasi musicali che hanno senso. E ti posso garantire che quando applichi questo metodo ti rendi subito conto che tutto ciò che stai imparando diventa automaticamente musicale. Non devi più separare la parte tecnica da quella espressiva perché le vai ad integrare fin dall'inizio e stai certo che applicandoti fin da adesso potrai raggiungere dei livelli di musicalità che prima sembravano riservati soltanto ai professionisti. La differenza quindi non è il talento più o meno naturale, ma l'aver costruito le basi per trasformare il tuo modo di suonare. Ricorda sempre che la musica si basa sulla melodia, il ritmo e l'armonia, ma il ritmo a mio avviso è l'elemento più importante. Applica sempre il ritmo alle scale, agli assoli e costruisci il tuo ritmo interno usando sempre un metronomo e battendo il piede a tempo. E applicando subito questi concetti ritmici nella tua pratica quotidiana inizi a fare musica e a costruire la tua pulsazione interna. Prendi quindi quella pentatonica che conosci e inizia a suonare dei pattern molto semplici come quelli che ti ho mostrato. E ricorda, la potenza è nulla senza il controllo. Se non sai come gestire la tua pratica quotidiana, rischi di vanificare tutto ciò che abbiamo visto adesso. Ti consiglio quindi di approfondire il mio metodo con 20 consigli che ho raccolto in oltre 30 anni di chitarra. Vai a vedere il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!